Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo canale dedicato alla calligrafia cinese, calligrafia con pennello. Io mi chiamo Enrico Randi e ho vissuto molti anni in Cina, ho vissuto più di 7 anni in Cina, e nei quali ho studiato Tai Chi, Qigong e anche la calligrafia col pennello, oltre ad altri aspetti della cultura cinese. La calligrafia è molto ampia come possibilità, come stili. Ecco, io ho studiato e approfondito, assieme al mio maestro di calligrafia, ho studiato e approfondito questo tipo di calligrafia. Yan Zhenqing Kai Shu Zhao Chen. Yan Zhenqing è il nome della persona, è il nome del calligrafo, che è un ministro dell'epoca Tang, della dinastia Tang. Quindi si sta parlando di circa del 700 d.C., cioè questi lavori di calligrafia sono datati circa 1300 anni fa. Questi sono i suoi lavori su cui si studia appunto questa calligrafia Kai Shu. Kai Shu è un tipo di calligrafia che noi potremmo quasi definire tipo come in italiano lo stampatello, cioè si stacca il pennello Kai, Fen Kai, si stacca il pennello dal foglio, mentre c'è un altro Xin Shu che praticamente è come il corsivo, il pennello non si stacca mai dal foglio. Ecco, io ho studiato questo Yan Zhenqing Kai Shu e poi ho studiato anche l'evoluzione di questo Yan Zhenqing Xin Shu. Nei video che sono nel mio canale andrò a farvi vedere un po' dei lavori che faccio e in più metterò qualche tutorial appunto su come fare questi tratti base, questi singoli tratti base che sono poi quelli che alla fine compongono il carattere. I caratteri cinesi, come vedete, sono una serie di tratti, stroke in inglese, sono una serie di tratti che praticamente fra di loro sono molto simili, quindi per studiare la calligrafia si studiano prima i singoli tratti. Per esempio nella prima linea si studia il tratto orizzontale, Hong, si chiama Hong il tratto orizzontale, e quindi vedi questo tratto orizzontale e questo tratto orizzontale. Dopodiché, una volta che ho imparato questo tratto orizzontale, c'è Chang Hong e Duan Hong, il lungo e il corto, lo applico a tutti quanti i caratteri, cioè questo tratto è lo stesso di questo è Duan Hong corto, questo è Chang Hong lungo. Questi tre sono anche lo stesso, questo laterale, questi orizzontali. Questi orizzontali sono tutti Hong, sono tutti fatti con lo stesso modo, quindi questo è il percorso per studiare. In alcuni video andrò a spiegare anche la postura, oltre a come si fanno i tratti, perché è una cosa molto importante per fare la calligrafia, proprio come nel Tai Chi e nel Qigong. Morbidezza del braccio, morbidezza del corpo e morbidezza del pensiero.